La ricetta di oggi è dedicata a Sua Maestà la spigola, non a caso chiamata regina. È uno dei pesci più ricercati e più apprezzati dai pescatori marini e la si può insidiare con diverse tecniche. Per la pesca spinning in particolare, Daiwa ha sviluppato delle canne apposite, le Lateo, canne monopezzo di alta qualità, a cui si aggiungono l'Exceller 2 pezzi, dall'azione fast e dall'eccellente rapporto qualità-prezzo. Per abbinarle perfettamente occorre scegliere dei mulinelli leggeri e maneggevoli, con recupero veloce. I nuovi Ballistic Air o Caldia o i best seller Fuego, Exceller e Legalist nelle taglie 4000 CXH sono perfetti. Le esche più utilizzate sono sia gommine che hardbait come Jerk, Pencil e VTD. I nuovi artificiali della serie Laser Impact di Daiwa sono davvero micidiali. La spigola però, oltre che essere un pesce divertentissimo da pescare, è anche uno dei più buoni da mangiare. È un pesce molto apprezzato e presente sulle nostre tavole, ma anche su quelle giapponesi. Oggi il nostro chef Shun ci preparerà un piatto tipico giapponese molto particolare, proprio a base di spigola. Shun, allora oggi cos'è che ci prepari di buono? Oggi prepariamo spigola kobujime. Quindi Shun, Sì. kobujime? Kobujime. Cominciato da parte di Hokkaido, dove c'è nord di Giappone, è la tipo ricetta tradizionale di giapponese, tipo conservatore, Ah, ok, praticamente è una ricetta molto antica. molto antico. Sì, In quegli anni non c'erano i frigoriferi, immagino, sì, esatto. e quindi bisognava trovare un metodo che potesse mantenere il pesce fresco e che non si macerasse la carne, immagino. Sì, giusto. Marinatura si fa alga kombu. Quanto deve stare a marinare il pesce? Ma dipende di come aspettate gusti. Tipo, questo è per esempio marinato da ieri sera, quindi cioè Una notte. una notte, diciamo una notte. Più rimane in marinatura la carne, maggiore è il sapore che l'alga trasmette al pesce, giusto? Vero, sì, giusto. Tipico di Nord Giappone, si chiama Hokkaido, da ha cominciato questa ricetta. In Daiwa siamo molto ottimisti, infatti qua abbiamo due spigole veramente importanti, pesci over 2 kg, però per la ricetta suppongo che Shun vanno bene anche spigole più piccole, giusto? Sì. Che normalmente non si prendono sempre pesci grossi. Sì, vabbè. Questa volta è trovato benissimo. Quindi gli ingredienti sono le spigole, Spigole, sake, aceto di riso, zucchero, qualsiasi zucchero, vabbè, sale fine e alga kombu. quindi ricapitolando gli ingredienti sono la spigola, il sake, l'aceto di riso, lo zucchero, in questo caso la chicca di Shun è usare lo zucchero moscovado, sale marino fino ed infine una cosa fondamentale, l'alga kombu. Quindi la si può reperire comunque, si trova nei supermercati asiatici. Trovo, sì. Ok. Però l'importante per fare brodo, base di brodo, è zuppa di miso. Naturalmente c'è questa base. E per la marinatura del pesce. Sì. Quindi Shun, partiamo Sì. con la preparazione. Sì. Da dove si parte? Cominciamo a sfruttare il pesce. Ok, Sì. che spigolona. Sì. Quindi squaniamo il pesce ben benino. Quindi Shun la lavi perfettamente, giusto? Sì. Asciughiamo Ok. bene. Sì. Spigola squamata. Sì. Prima togliamo l'acqua, asciughiamo bene. La cosa che noto è che pulisci sempre tutte le postazioni bene bene bene. Sì. Lavori sempre sul pulito, sempre. Sì. Adesso iniziamo il taglio, giusto? Sì. Ok, Togliamo. quindi inizia dalla testa, con un'incisione. Wow.
Anche foto va bene. Questo. Quindi hai tolto la testa, aperto la pancia e in un unico movimento hai sfilato l'interiore. Così. Ok, Shun, adesso mi crei 2 filetti, immagino, giusto? Sì. Ok, gli uscirà del sangue. Sì. Prima di sfilettare dobbiamo pulire il sangue. Ok. Sciacquiamo, immagino. Sciacquiamo. Quindi con uno spazzolino da denti stai raschiando il sangue che c'è nella parte sottostante alla spina dorsale del pesce. Notate la dedizione alla cura del dettaglio, che non è una cosa giapponese, no, per niente. No. Shun, sei più giapponese dei giapponesi. Io? Sì, Secondo te? sì. Sì. Ma è il secondo paese. Italia? Sì. Ti piace stare in Italia? Tantissimo. Certo. Ok, hai pulito perfettamente anche la parte che era piena di sangue. Ok, Shun, quindi partiamo con il taglio. Sì, cominciamo. Cioè parti con il taglio. Prima riga. Ok, hai reciso il lato superiore del pesce. Il tuo coltello comunque Shun è micidiale, Questo? Sì. Mi dicevi che ha 15 anni, vero? Sì, più o meno. L'ho comprato in Giappone. Comprato in Giappone e gli hai fatto incidere le tue iniziali, giusto? Sì. È il Sì. tuo coltello. Ormai siete una coppia inseparabile. Molto importante questo coltello per me. È un simbolo tuo, vero? Sì. È una parte di Giappone quando lavori. Questo è il tuo coltello preferito, anche se il tuo coltello con le iniziali è questo qua. Quindi questo è il filetto che è estratto dal pescione, giusto? Sì. Un filetto perfettamente... Togliamo questa parte. Ok, togli praticamente la membrana della pancia, Sì. quella vicino agli intestini, allo stomaco. Ok. Ricordatevi che quando andate a sezionare un pesce avete in mano un coltello, quindi un'arma. Bisogna essere sempre molto cauti e molto discreti nei movimenti. Noto sempre che il pesce che lavori e maneggi qui al ristorante è sempre pesce di altissima qualità. Sempre pesce molto molto fresco. Ok, in questo caso cosa fai? Sfili le spine del pesce o hai una tecnica particolare? Tecnica particolare, ma non è particolare. Comunque è più facile, comunque facciamo così. Bene. Ok, fai un taglio. In taglio. Dove c'è centro spina comincia, centro, poi di. Ah, ok, longitudinale lungo la spina. Perfetto. E così. Questa parte era già torto spina, questa parte ancora rimango. Quindi togliamo questo. Facciamo così. Quindi tu con questo taglio escludi tutte le spine tutte in una volta. Qua sono rimaste tutte le spine, giusto? Sì. Tutte qua. Quindi, ricapitolando, Shun, mi hai estratto 2 filetti Sì. completamente spinati e hai fatto tutto solo con dei tagli. Quindi mi hai tolto le spine, mi hai estratto i 2 filetti e adesso? Sì, era quasi pulito. Togliamo pelli. Ok, adesso stiamo togliendo la pelle, giusto? Sì. Stiamo dividendo la carne dalla pelle. Che bello. Se ci provo io, Shun mi taglia un dito. No, beh. No, 2, hai ragione, 2 dita.
diventato così. Meraviglia. Come fare un lavoro fatto bene. Quindi sfilettare un pesce, Shun, Sì. non è semplicissimo No, le prime volte. è difficile, veramente. Sì. Cos'è che serve? Un coltello sicuramente molto affilato. Sì, questo è il primo importante coltello. Le prime volte sarà difficile sfilettare bene È un pesce, veramente, veramente difficile. però con la pratica piano piano si impara. Sì, 2 o 3 volte, ma cominciano meglio. Ok, 2 o 3. Dovete continuare. Ok, bisogna rovinare un po' di pesci Sì, prima. Per Shun, cominciare. adesso cosa fai? Sì, cominciamo a mettere sale. Ok, quindi sulla carne cruda Sì. metti il sale. E il sale a cosa serve? Togliere di odore di pesce. Ah, ok. Un pochettino. Toglie un po' l'odore selvaggio del pesce, Sì. selvatico del pesce. Poi c'è un'altra cosa, era zucchero. Quindi tu metti anche lo zucchero. Sì, mia ricetta. Questo è un tips tuo. Sì, qualsiasi marinato io metto zucchero. Ah, lo zucchero lo metti sul marinato. Sì. Probabilmente lo metti, suppongo, per dare dolcezza. No, Innanzitutto. dolcezza no, ma tipo Morbidezza. morbidezza. Sì, Carne. Ok. Perché probabilmente mettere solo il sale disidrata la carne alla fine. sì. La rende un po' Sì, secca. troppo secca. Troppo secca. Sì. Sì, lo zucchero moscovado è perché siamo alle muraglie di Milano. A me preferisco zucchero moscovato. E beh, ci sta. Che Però gusta a natura. casa possono usare anche lo zucchero normale, giusto? Sì, ma anche c'è anche casa di moscovato. Sì. A casa di Shun. A casa di Shun. Sì. Quindi abbiamo messo sale e zucchero, Sì. Poi lasciamo 10 minuti. ok? 10 minuti. Poi dopo puliamo, Ok. asciughiamo. Ok, aspettiamo 10 minuti adesso. Quindi adesso vai a idratare il kombu. Cominciamo a togliere dove c'è sporco, ma non troppo pulire, perché sennò torto umami. Ok. Non esageriamo. Non esageriamo, solo pulire. Velocemente con un fanno umido. Ok, Shun, passiamo alla fase di marinatura, giusto? Sì, Quindi idratiamo e bagniamo l'alga kombu Sì. con sake. sì, perché è troppo secco questo. Ok. Meraviglia. E dopo il sake, L'aceto. l'aceto di riso. Ok. Lasciamo 5 minuti. 5 minuti. Sì. Va bene. Dopo è diventato un pochettino gonfiato. Ok, quindi ci beviamo un bicchiere di sake io e te. Sì, campai. Campai. Quindi hai idratato 2 fogli di kombu, giusto? Sì. Quanti ne servono per avvolgere quei filetti? 1 o 2 di questi? 2, Questi perché dobbiamo pressare questo. Ok, quindi 2. Sì. Perfetto. Quindi adesso Sì. abbiamo aspettato 10 minuti Sì. che il filetto Asciughiamo. prendesse il sapore sia del sale che dello zucchero, lo asciughiamo. Ok, 10 minuti passati, Sì. quindi il sale e lo zucchero hanno agito, asciughiamo bene Asciughiamo bene. il filettino. Ok, perfetto. Perfetto. Andiamo? Poi Ok, mettiamo. quindi lo posizioniamo sopra Sì. l'alga kombu. Sì. Facciamo la stessa cosa per l'altro filetto e hop sopra l'alga kombu. E poi lo andiamo ad avvolgere. Sì. Facciamo così. Una leggera pressione con le mani. Ok. Diciamo che da questo momento è iniziata la fase di marinatura della carne. Ho visto che hai steso un rotolo di pellicola trasparente. Sì. Suppongo che la carne avvolta nell'alga venga posizionata lì. Perfetto. Ok, Shun, quindi Sì. stai avvolgendo con la pellicola trasparente Sì. un pesce avvolto nell'alga kombu. Sì. Semplicissimo. Togliere un po' di aria.
Ok, bisogna cercare di togliere tutta l'aria. Sì, sì. Ok, cercare di fare un sottovuoto. Sì, tipo sottovuoto, esatto. Ora li facciamo. Quindi la preparazione è finita. Lasciamo riposare la carne in frigo, suppongo. Sì. Per quante ore? Circa 8-9. 8-9 ore. Ok, Mezza giornata? ok. No, meno. Meno. 8-9 sì, ore, una notte, dai. Una notte, sì. Facciamo una notte. Ricordatevi che più ore sta in marinatura la carne, più intenso è il sapore che l'alga trasmette. Ok, Shun, sono passate 8 ore. Sì. Vediamo. Eccola qua. Quindi 8 ore dopo la carne si presenta così. Consistenza era un sapore ricci e gommosi. Ok. Mm. La carne si presenta quasi uguale però, da vedere. Ah sì? Un po' più scura, un po' più Un po' scura. più sì, po' come più scura. Più scura. Sicuramente il sapore è diverso. sì. Quindi questa qua ha un gusto intenso? Dopo 8 ore? Sapore tanto? Sì, abbastanza. Abbastanza. Adesso cosa fai, Shun? Me la tagli alla giapponese? Sì. Shun, come mai non usi la salsa di soia? Sì, perché salsa soia era peccato che questa marinatura era perfetto, quindi Non vuoi coprire il sapore della non volevo marinatura? coprire il sapore. Per esempio, no? Italia, Sì. il prosciutto cotto non mettere maionese. È Diciamo. vero, è un accoppiamento che non funziona. Sì, è un Ok. peccato. Ok, capito, chiaro. Adesso suppongo che ci fai vedere come si esegue il taglio sashimi. Qua ci vuole abilità, delicatezza, ma decisione nel taglio. Shun, quanto deve essere spessa? Più o meno? Più o meno un centimetri. Ok, un Guarda. centimetro. Quindi il taglio va eseguito più o meno. Non bisogna troppo sottile. Ok, Così. non deve essere un taglio tipo carpaccio, Sì. ma perfetto. Sashimi. Sashimi. Perfetto. Mi sono permesso di assaggiare la carne. Devo dire che l'abbinamento con il sake e il succo di lime giapponese. Sì. Si chiama Kabose, dove si trova mia città. Ok. Agrumi giapponese. Ci mettiamo sopra poco. Quindi diciamo che se non si trova il lime giapponese va bene anche il classico lime che si trova al supermercato. Che cedolo. Ok. Lo mettiamo. Ok. Stai guarnendo la carne con il lime. Sì. Qua Shun vedo del Sì. wasabi. Sì. Quindi secondo te l'abbinamento perfetto della carne è con il wasabi? Sì. Perché sapore perfetto. Già messo succo di agrumi. Manca. Per me è mancato un po' di. Manca Una nota piccante. Una piccante, sì. Non mettere così tanto. No! Quindi diciamo che col wasabi, se si vuole fare il dispetto Sì. a qualcuno, per esempio la suocera, si mette tutto il wasabi che sì, c'è nella tipo ciotola. bomba così. Se no se ne mette poco. Sì. Quindi questa è la quantità di wasabi ideale per non coprire e non distruggere il sapore del pesce. Giusto di. L'equilibrio, è importante l'equilibrio. Giusto di. Molto molto Japan. Molto Japan style. Japan style, veramente. Shun, per l'assaggio di questo piatto ti ho portato un tecnico specializzato di Daiva nativo dell'Hokkaido. Quindi nessuno più di lui può giudicare correttamente questo piatto. Mi ricorda Hokkaido. Kanpai! Kanpai. Meno male.